Ciao, sono Claudio, Guitar Guru di Rocky 1000 e oggi chiacchiereremo un po' di James Douglas Morrison, meglio conosciuto come Jim Morrison. Jim Morrison. Io credo che non sia mai stato realmente capito come figura. Cioè, molti di noi hanno in mente Jim Morrison come un po' lo stereotipo della rockstar maledetta, il dio del rock e del sesso, però lui in realtà era molto di più. Beh, innanzitutto non aveva nemmeno scelto la strada della musica, lui voleva fare cinema. Aveva frequentato i corsi alla UCLA, che era l'Università del Cinema di Los Angeles. Era un avido lettore in generale, voracissimo fin dalla più tenera età. Scriveva poesie fin dall'età di 9 anni. Quindi diciamo che la sua strada stava andando in tutt'altra direzione. Diciamo che deviò completamente la traiettoria del suo destino proprio quando lasciò l'università, la UCLA, l'Università del Cinema, e davanti ai suoi amici bruciò l'assegno che arrivava dai suoi genitori, lasciò l'università perché non si sentiva adeguato, non pensava di avere abbastanza talento per il cinema, anche se continuò a esserne appassionato e a farlo per tutta la sua carriera. Vabbè, comunque si ritirò sopra il tetto di un ristorante di Venice Beach con dei taccuini, praticamente smettendo di mangiare perché non aveva soldi, era praticamente diventato un barbone, un senza tetto. Anzi, il tetto ce l'aveva, appunto. Questo tetto dove viveva. E cominciò a fare uso smodato di LSD e cominciò a prendere appunti su un concerto che sentiva nella sua testa durante le visioni dell'acido. Lui era lì presente al concerto e semplicemente tirava giù le canzoni che ascoltava. Un pomeriggio, mentre faceva una passeggiata a Venice Beach, incontrò un suo vecchio compagno di corso, Ray Manzarek, che pensava fosse andato a New York perché lui voleva spostarsi a New York a fare cinema, e gli disse: no, alla fine sono rimasto qua a Venice Beach, vivo su un tetto, scrivo canzoni. Come scrivi canzoni? Beh, fammene sentire una. E gli fece sentire Moonlight Drive e Ray Manzarek rimase stupefatto, non aveva mai sentito un testo del genere in una canzone rock. E propose a Jim Morrison lì per lì di fondare un gruppo. E così si trovò per sbaglio sulla strada del rock, diventò semplicemente un mezzo per esprimersi come un altro, ma non lo visse mai a fondo. Cioè, per quanto ne cambiò le regole, per quanto ne cambiò gli stili, per quanto fissò un canone, nessuno prima di lui era stato su un palco come lui. Nessuno aveva mai scritto dei testi così poetici, così profondi, così oscuri, così inquietanti, così... Cioè, aggiunse un'altra dimensione alla musica, alle canzoni pop dell'epoca. Cioè, quando ascolti una canzone dei Doors senti veramente qualcosa di rischioso, qualcosa che... come qualcuno che non si sente mai del tutto sicuro a casa propria. Poi lui aveva un quoziente intellettivo più alto di quello di Albert Einstein. Era intelligentissimo, era bellissimo, era un ribelle totale e seppe benissimo fin dall'inizio manipolare i media. Trovò un suo senso estetico, si fece crescere i capelli in quel modo, indossò quei pantaloni di pelle, prese quelle camicie indiane. In piena epoca hippie si presentava come un marchese de Sade adolescente pronto a fare sadomaso, fondamentalmente. E questo colpì molto i media e in qualche modo contribuì a creare questo mito di Jim Morrison sexy, il re lucertola, il Dioniso del rock. E tra l'altro fece di tutto per uscire da questo stereotipo. Infatti a metà della carriera, all'apice del successo, cominciò a ingrassare volutamente, a farsi crescere la barba per non essere riconosciuto, per distruggere quella bambola Barbie sexy che era diventata. La più grande rockstar d'America, Jim Morrison, non possedeva nulla. Tutto quello che possedeva, dicevano i suoi amici, poteva essere portato in una busta di plastica della spesa. Non ha mai posseduto una casa in vita sua. E se doveva cambiarsi di abito, entrava in un negozio, lasciava lì i vestiti vecchi e usciva fuori con dei vestiti nuovi, lasciandoli vecchi, come un serpente che cambia la pelle e lascia lì la muta. La più grande rockstar d'America è stata una che negli anni 60, è stata una delle poche persone che negli anni 60 ha messo veramente in pratica quel concetto di nessuna proprietà, vivere con il minimo indispensabile. Quando penso a Jim Morrison e al fatto che è morto a 27 anni,
in quelle circostanze misteriose. Più che per altri rockstar, sento veramente il rimpianto del fatto che lui morì nel momento stesso in cui forse stava per esprimere il suo potenziale. Se una personalità come Jim Morrison fosse qui, avesse attraversato i decenni e fosse arrivato fino a noi oggi, probabilmente avrebbe regalato tantissimo alla cultura mondiale, non solo musicale, ma anche letteraria, artistica mondiale. E se togliamo dalla testa tutti gli stereotipi fatti di eccessi rock, attraverso cui è comodo guardare un personaggio immenso come Jim Morrison, forse riusciremmo a donargli il posto che merita nel mondo dell'arte, non solo musicale. Secondo gli antichi egizi, quando pronunciavi il nome di una persona defunta, la sua anima si riattivava e viveva ancora. Quindi userò questa opportunità per dire ancora una volta Jim Morrison.